Basta dimenticare la crema solare una volta per capire quanto ci siamo abituati ad averla. Oggi possiamo scegliere tra protezione 15, 30, 50, formule resistenti all'acqua e prodotti specifici persino per le labbra e i capelli. Per quasi tutta la storia umana, invece, quel tubetto non è esistito. Eppure le persone lavoravano nei campi, viaggiavano, navigavano e trascorrevano ore all'aperto. Quindi come facevano? Si erano rassegnati alle scottature oppure avevano trovato altri sistemi per difendere la pelle? Oggi vediamo come si viveva senza crema solare e quanto tempo ci è voluto per arrivare alla protezione che conosciamo. Prima di iniziare faccio una piccola comunicazione di servizio. Come forse avrete notato, in questo periodo sto facendo qualche video podcast in più, perché sto lavorando a un progetto esterno che mi sta occupando parecchio tempo. Ma state tranquilli perché non sto abbandonando i video in presenza, torneranno regolarmente. Insomma, non vi libererete così facilmente della mia faccia. Iniziamo rispondendo alla domanda come facevano senza crema. La prima risposta è anche la più semplice: evitavano che la luce arrivasse direttamente sulla pelle. Ombra, cappelli, veli, abiti lunghi e parasole erano molto più affidabili di qualunque mistura improvvisata. Non serviva di certo conoscere i raggi ultravioletti per accorgersi che dopo ore sotto il sole la pelle diventava rossa, dolorante e a volte si riempiva di vesciche. Oltretutto, coprirsi non serviva soltanto a evitare le scottature. La pelle chiara comunicava ricchezza e posizione sociale, perché indicava che non si trascorrevano le giornate nei campi o svolgendo lavori all'aperto. Tra il 500 e il 600 alcune donne indossavano persino una maschera di velluto nero chiamata vizard, che copriva quasi interamente il volto. Di solito per tenere ferme queste maschere bisognava stringere fra i denti una perlina fissata all'interno. In pratica proteggevano dal sole, preservavano la carnagione e impedivano di parlare. Naturalmente chi lavorava all'aperto non poteva passare l'estate sotto un parasole o con una maschera di velluto. Si affidava soprattutto agli abiti, ai copricapi e all'ombra quando era disponibile, ma coprire la pelle non era l'unica soluzione. Molto prima delle creme solari odierne, le persone si spalmavano oli, paste e unguenti. Dobbiamo però capire cosa facessero davvero. Quando si parla degli antenati della crema solare bisogna fare attenzione. Basta che una sostanza sia stata applicata sulla pelle in una giornata di sole perché secoli dopo qualcuno la promuova automaticamente a protezione solare. Ma olio, unguento e crema solare non sono sinonimi. Una mistura poteva servire a mantenere la pelle morbida, profumarla, schiarirla, nascondere le macchie oppure calmare il bruciore quando la scottatura era già avvenuta. Tutte funzioni utili ma diverse dall'impedire ai raggi di provocare il danno. Per esempio, nelle ricostruzioni moderne si legge spesso che gli antichi egizi usassero crusca di riso, gelsomino e lupino per difendere la carnagione dal sole. È possibile che queste sostanze venissero impiegate nella cura della pelle e contro l'inscurimento, ma dire che gli egizi avessero inventato la crema solare sarebbe un po' come chiamare frigorifero qualunque buca fresca scavata nel terreno. Il problema era lo stesso, la tecnologia decisamente no. Lo stesso vale per l'olio d'oliva, spesso presentato come il filtro solare degli antichi greci. L'olio veniva applicato sul corpo per pulirlo, ammorbidirlo e prepararlo all'attività fisica. Può assorbire una piccola parte delle radiazioni ultraviolette, ma non abbastanza da consentire un'esposizione sicura. Inoltre, il fatto che i greci si ungessero non dimostra che lo facessero per ottenere l'equivalente di una protezione 30. Esistono però pratiche tradizionali nelle quali la funzione cosmetica si accompagna davvero a una barriera fisica. In Birmania viene utilizzato da secoli il thanaka, una pasta ottenuta macinando legno e corteccia su una pietra e mescolandoli con acqua. Si applica soprattutto sul volto, spesso formando cerchi, strisce o motivi decorativi. È insieme cosmetico, elemento culturale, sostanza rinfrescante e protezione tradizionale contro il sole. Studi moderni ne hanno osservato proprietà
antiossidanti e antinfiammatorie e una certa capacità di limitare gli effetti della radiazione. Non equivale a una crema con SPF certificato, ma non è neppure una decorazione priva di funzione. In Namibia invece le donne Imba usano lo chais, una miscela di grasso e ocra rossa applicata sulla pelle e sui capelli. Ha un valore estetico e identitario, ma crea anche uno strato protettivo in un ambiente molto secco. Il pigmento riduce anche il passaggio degli ultravioletti, riflettendo parte del calore. Prima delle formule di laboratorio, quindi, una sostanza poteva proteggere semplicemente perché formava uno strato spesso opaco e ricco di pigmenti. La maggior parte delle persone però continuava ad affidarsi soprattutto a stoffa, ombra e copricapi, e molte ricette intervenivano quando ormai era troppo tardi. Nei testi medici e cosmetici compaiono infatti preparazioni destinate a calmare il bruciore, ammorbidire la pelle screpolata o far sparire macchie e abbronzatura. Erano più simili a doposole o schiarenti che a filtri preventivi. Se un ricettario prometteva un unguento contro gli effetti del sole, di solito intendeva metti questo e domani smetterai di sembrare una ragosta. Per creare una vera crema solare non bastava sapere che il sole scottava, bisognava capire che cosa dentro la luce provocasse il danno. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento la scienza cominciò a studiare le radiazioni ultraviolette, invisibili ma capaci di arrossare la pelle. A quel punto il problema cambiò, non si cercava più soltanto qualcosa di spesso da mettere tra il corpo e il sole, ma una sostanza capace di assorbire proprio quella porzione della luce. Nel 1887 il dermatologo Friedrich Weil trattò una donna affetta da una grave sensibilità al sole facendole indossare un velo rosso molto fitto. Era ancora una barriera di stoffa, ma scelta con un ragionamento scientifico. Colori e materiali diversi non lasciavano passare la stessa quantità di radiazione. Poco dopo si tentò di trasferire quel principio dentro una lozione. Nel 1889 Erich Johann Widmark sperimentò il solfato di chinino acidificato, capace di assorbire parte degli ultravioletti, e nel 1891 Friedrich Hammer propose di incorporarlo in unguenti da applicare sulla pelle. All'inizio del Novecento Paul Unna lavorò invece sull'esculina, una sostanza presente nell'ippocastano, utilizzata in preparati chiamati zeozon e ultrazeozon. Queste creme non erano ancora leggere, invisibili e piacevoli, erano instabili, colorate, difficili da distribuire, però il principio moderno era ormai stabilito: identificare la radiazione dannosa, scegliere un composto capace di assorbirla e inserirlo in una base da stendere sulla pelle. Restava da trasformare tutto questo in un prodotto che le persone avessero davvero voglia di portarsi in spiaggia. Se provate a cercare chi abbia inventato la crema solare, troverete diversi inventori, paesi e aziende. Dipende da che cosa intendiamo per prima: il primo composto sperimentale, la prima lozione venduta, oppure il primo prodotto abbastanza pratico da diventare popolare. In Australia, all'inizio degli anni 30, il chimico Milton Blake preparava una crema contro le scottature in piccoli lotti sopra un fornello a cherosene. Per renderla meno sgradevole aggiungeva persino profumo francese. Nel 1932 iniziò a venderla come Hamilton's Sunburn Vanishing Cream. Vanishing Cream significava che avrebbe dovuto scomparire sulla pelle, invece di lasciarti ricoperto da uno strato evidente di grasso o pasta colorata. La pubblicità del prodotto prometteva non solo di evitare le scottature, ma di abbronzarsi più facilmente. Il prodotto non doveva tenerti lontano dal sole, doveva permetterti di restarci sotto abbastanza per ottenere il colore desiderato, senza terminare la giornata cotto come una parmigiana. Nel 1935 in Francia L'Oréal lanciò Ambre Solaire, un olio contenente un composto capace di assorbire parte degli ultravioletti responsabili dell'eritema. Le pubblicità ora mostravano spiagge, corpi abbronzati e vacanze sulla riviera. La protezione veniva venduta insieme allo stile di vita. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il farmacista americano Benjamin Green utilizzò invece una sostanza densa e rossastra
giallastra a base di petrolato, chiamata Red Veterinary Petrolatum. Creava una barriera contro il sole, ma era rossa e terribilmente appiccicosa. Proteggeva la pelle trasformandoti in un soprammobile appena verniciato. Dopo la guerra, Green la rese più adatta al pubblico mescolandola con altri ingredienti. Da quelle rielaborazioni nacquero prodotti legati al futuro marchio Coppertone. La protezione moderna quindi non venne inventata in un solo momento, nacque per accumulo, dagli esperimenti con chinino ed esculina, dalle creme australiane cotte sul fornello, dagli oli della Costa Azzurra e dalle paste militari appiccicose. Ma tutti questi prodotti avevano qualcosa in comune: non venivano venduti perché le persone volevano evitare il sole, ma perché sempre più persone volevano esporsi. Perché i solari diventassero un prodotto di massa, ovviamente le persone dovevano prima avere voglia di stare al sole. È con l'industrializzazione che il pallore smise lentamente di essere un segno di privilegio. Poteva indicare giornate trascorse dentro una fabbrica o un ufficio. La bronzatura invece cominciò a suggerire tempo libero, sport, viaggi e vacanze al mare. Negli anni 20 e 30 la pelle dorata era ormai entrata nelle riviste, nella pubblicità e nell'immaginario della vita moderna. Il segno del lavoro nei campi divenne, per alcune classi sociali, il segno delle ferie. A quel punto non serviva più un prodotto che impedisse alla pelle di cambiare colore, ne serviva uno che promettesse la bronzatura giusta, abbastanza visibile da dimostrare che eri stato in vacanza, ma senza averla trascorsa tra dolore, vesciche e giorni a perdere pelle come un serpente. Ma già alla fine dell'Ottocento alcuni medici avevano cominciato a sospettare che il problema non finisse con la scottatura. Nel 1896 il dermatologo Paul Unna descrisse alterazioni precancerose sulla pelle esposta dei marinai e collegò quei danni alla lunga permanenza sotto il sole. Nel corso del Novecento le prove del rapporto tra radiazioni ultraviolette e tumori cutanei divennero sempre più solide. La protezione solare cominciò così a cambiare scopo. Non doveva più soltanto impedire che la pelle diventasse rossa durante una giornata in spiaggia, doveva anche limitare un danno che poteva accumularsi senza essere immediatamente visibile e che poteva manifestarsi molti anni dopo. Con la moltiplicazione di creme e oli nacque quindi un nuovo problema: come capire se un prodotto proteggesse davvero o fosse soltanto olio profumato. Nel 1956 il fisico Rudolf Schulz elaborò un sistema per confrontare l'efficacia dei solari attraverso l'arrossamento della pelle. Franz Greiter contribuì in seguito a perfezionare e diffondere quello che sarebbe diventato il fattore di protezione solare, o SPF. Anche in questo caso quindi il nostro tubetto ha più di un padre. Il principio usato è questo: si confronta la quantità di radiazione ultravioletta necessaria a produrre un arrossamento minimo sulla pelle protetta con quella necessaria sulla pelle non protetta. Un SPF 30 indica che nelle condizioni standard del test serve circa 30 volte la dose di ultravioletti per provocare lo stesso arrossamento. Non significa però che possiamo restare al sole 30 volte più a lungo. Il numero misura una dose di radiazione, non le ore sul lettino. L'intensità del sole, il sudore, l'acqua, la quantità di prodotto applicata e il modo in cui viene distribuito cambiano completamente il risultato. E soprattutto l'SPF misurava principalmente la protezione da UVB, i raggi che provocano più facilmente le scottature. Ma non diventare rossi non significa essere al sicuro. UVA infatti penetrano più in profondità, contribuiscono all'invecchiamento della pelle e partecipano ai danni a lungo termine. Un prodotto poteva quindi impedirti di bruciare, ma non proteggerti altrettanto bene da tutto ciò che il sole stava facendo sotto la superficie. Per questo il solare moderno non si è fermato a un numero sempre più alto. Sono arrivate formule resistenti all'acqua, procedure di prova condivise e la dicitura ampio spettro, riservata ai prodotti testati anche per la protezione da UVA. La crema solare come la conosciamo nasce proprio quando obblighiamo il prodotto a dimostrare che cosa sa fare. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e scrivetemi nei commenti quale altro episodio di Vivere Senza vorreste vedere. Vi ricordo che se volete sostenere il canale e vedere contenuti extra potete cliccare su abbonati e diventare Vivians di corte. Io vi saluto e ci vediamo o sentiamo al prossimo video. Ciao!